Salve a tutti e benvenuti! Oggi parliamo della button press della Wire Memory Keepers. Qualche giorno fa la mia amica Clizia mi aveva chiesto se avevo già acquistato questo strumento. Io non l'avevo ancora comprato, ma era nella mia wish list e visto che gliel'avevano appena regalato mi ha proposto di provarlo. Ovviamente non potevo rifiutare l'offerta visto che ero veramente curiosa di provarlo ed ero proprio tentata da questo acquisto. Così oggi vi mostro la button press che le hanno regalato, ecco, e sicuramente sarà uno dei miei prossimi acquisti. Allora, vediamo, innanzitutto questa è la confezione che contiene la button press, è un solo, diciamo, adattatore da 37 mm, quindi ci consente di realizzare delle spillette da 37 mm. La button press ha anche altri due adattatori che consentono di realizzare spillette da 25 mm, quindi più piccole, e da 58 mm più grandi. È possibile anche trovare in commercio il kit che include tutte e tre le dimensioni. La versione da 37 mm è l'unica che non si può acquistare singolarmente, mentre è possibile acquistare anche in un secondo momento l'adattatore da 25 e l'adattatore da 58. Quindi se volete provare lo strumento potete anche acquistare solo questa versione e poi in un momento successivo acquistare anche le altre, ovviamente a voi la scelta. Ma vediamo da cosa è composta questa confezione. Lo strumento arriva smontato solo del manico e quindi è semplicissimo da montare, basta avvitarlo nella parte superiore. E questa è la leva. Poi abbiamo la parte dedicata al taglio, quindi abbiamo due basi, una magnetica che si attacca alla parte superiore con una fortissima calamita e la base per il taglio. Una fustella, una vera e propria fustella, e poi abbiamo le due parti, la top e la base, che servono proprio a creare la spilla, ed abbiamo sempre una parte magnetica, quindi che si va ad attaccare alla parte superiore, e una base da incastrare in basso. Il kit comprende anche 5 basi per realizzare le spilline e ovviamente le istruzioni. Proviamola subito. Prima di tutto andiamo a tagliare il cartoncino, prendiamo la base e andiamo ad applicarla nella parte superiore. Abbiamo una calamita, quindi basta appoggiarla e la calamita andrà ad attaccare il tutto. Nella parte inferiore mettiamo invece la base. Chiudiamo, prendiamo la fustella e il nostro cartoncino, centriamo bene. In questo caso il cartoncino è tutto dello stesso tipo, quindi possiamo semplicemente centrarlo, e quello che vedete nella parte centrale è come verrà poi la spilla. Inseriamo, schiacciamo ed ecco che il cartoncino è perfettamente tagliato. Togliamo le fustelle e andiamo ad applicare il top e la base. Andiamo ad allineare, a inserirlo dove c'è la lettera B in alto. Anche in questo caso abbiamo una calamita magnetica. Lo applichiamo qui e poi giriamo. Stessa cosa facciamo con la base. Giriamo, inseriamo la base della spilla, il cartoncino e diciamo il foglietto protettivo trasparente. Rigiriamo e andiamo ad allineare le lettere A e schiacciamo. Rigiriamo
e la spilla è rimasta bloccata nella parte superiore. Andiamo a mettere il retro della spilla, lo posizioniamo bene, rigiriamo la base e in questo caso ci spostiamo e allineiamo sulla lettera B e schiacciamo. Ecco, pronta la spilla. Guardate, guardate che bella, perfetta. Semplice, no? Questo strumento è compatibile non solo con la carta e il cartoncino, ma anche con la stoffa. Vi consiglio però di preparare prima la stoffa, un po' come facciamo quando andiamo a tagliare la stoffa con le varie fustelle. Infatti bisogna interporre la fliselina. Questo materiale ci consente di avere un taglio perfetto. Quindi la stoffa diventa più rigida, non si sfilaccia e abbiamo un taglio perfetto. Guardate in stoffa. Come mostrato anche nella scatola, possiamo anche realizzare non solo delle spillette, ma anche dei portachiavi, degli specchietti, degli apribottiglie, dei magneti, degli elementi tridimensionali, dei gancetti con la decorazione e anche delle spillette per capelli. Insomma, anche con questo strumento possiamo sbizzarrirci. Vediamo insieme come realizzare anche un adesivo tridimensionale. Il procedimento è assolutamente identico, quindi per prima cosa andiamo a tagliare la nostra carta. Andiamo a smontare la spilletta dalla base. Inseriamo, chiudiamo e posizioniamoci sulla lettera B. Ecco, pronto. A questo punto andiamo ad attaccare il nostro biadesivo. Lo applichiamo al centro, quindi dovete utilizzare uno sticker bello spesso e adesso possiamo applicarlo ai nostri progetti. Bellino, no? Nello stesso identico modo funzionano le altre due dimensioni, quindi il procedimento è identico. Possiamo così personalizzare tutti i nostri progetti. Basta avere un pezzettino di carta e possiamo realizzare tutte le nostre spillette o abbellimenti tridimensionali. Cosa ne pensate voi di questo strumento? Lo avete già provato? Fatemelo sapere nei commenti. Io credo proprio che lo acquisterò e ringrazio la mia amica Clizia per avermi prestato il suo strumentino ed avermelo fatto provare addirittura prima di lei. Lei non l'aveva ancora aperto, l'ho spacchettato io. A presto, ciao ciao!